siate affamati. Eh. E i Vangeli non sono da possedere, sono da percorrere. Cari amici del Din Don Café, buongiorno a tutti. Siamo qua in compagnia di Don Luciano Locatelli. Io non faccio le presentazioni perché quando guardo i video dove ci sono le presentazioni salto sempre le presentazioni, sono noiosissime. Se non sapete chi è, andate a cercare. Don Luciano Locatelli di Bergamo. Sono un po' fuori diocesi anch'io, siamo qua in Val Brembana. Allora Don Luciano, sono qui perché io vorrei farti una domanda che arriva da tante persone, soprattutto sulla fraintendimento che c'è sulla parola conversione. Spesso nella Chiesa si parla di conversione, le persone si convertono, non si convertono, eccetera, e mi piacerebbe da parte tua una delucidazione. Cosa tu ne hai capito, cosa ci puoi aiutare per approfondire questo bel tema. E grazie intanto di so che ti sto estorcendo questo Din Don Grazie, Café. te lo dico dopo a bastonate. Ecco. Fra l'altro, come vedete, siamo proprio davanti ad un caffè. Premetto che non voglio giudicare o criticare chi vive questa parola come movimento di conversione religiosa, eccetera. Di solito si fa riferimento a questo. Quando si parla di conversione si intende normalmente la conversione di tipo religioso, insomma, quindi uno che prima non era credente oppure un bestemmiatore folle che alla fine si converte, cambia alcuni atteggiamenti, frequenta la chiesa e via dicendo. Per carità, tutto giusto, tutto buono, non è questo il punto. Quello che a me piace sottolineare è invece la richiesta che viene direttamente da Gesù e forse, dico forse, è una delle parole che effettivamente sono uscite dalla sua bocca, tra le tante che ci vengono riportate nei Vangeli. Gesù pone proprio all'inizio, diciamo così, del racconto della narrazione evangelica, quando descrive il suo inizio nel pubblico, Gesù pone questo invito, che suona quasi come un ordine perentorio: metanoeite, convertitevi. In greco. In greco, sì. Purtroppo, santuomo o meno, va bene, è stato un santuomo e anche un grand'uomo, perché grazie a lui abbiamo l'inizio, diciamo così, dello studio esegetico. San Girolamo tradusse questa espressione con penitentiam agite, cioè fate penitenza. Sapete che anche San Girolamo medievale che ha sì, San Girolamo però non è o meglio, è affetto anche lui dalla stessa malattia di tutti i traduttori, per cui traduttore, traditore, traduce secondo una certa visione. Ora, io credo invece che Gesù, quando chiede questa cosa, non va a porre questa richiesta nel senso religioso del termine, anche perché, tra parentesi, in greco c'è un'altra parola che indica esplicitamente e espressamente la conversione di tipo religioso, sarebbe la parola epistrofè, non metanoia ma epistrofè. Quella è proprio, ha il sapore, rivestita proprio di religiosità. Quello che Gesù chiede invece è, potremmo tradurlo con cambiate modo di pensare, cambiate mentalità, cambiate mens, ponetevi in maniera totalmente diversa dentro il flusso della vita, della storia, cioè cambiate il vostro sistema mentale. E questo riguarda anche, tra l'altro, il nostro immaginario divino, cioè le nostre immagini di Dio. Gesù chiede un cambiamento radicale che tocca tutte le dimensioni della persona, fisico, mentale, psichico, affettivo, emotivo, cioè ci deve essere un cambiamento radicale. Poi qual è? Come avviene? Cosa chiede effettivamente Gesù? E questo è il bello dei testi evangelici, cioè del percorso anche che perché fa fare Gesù sta parlando con i giudei, sta parlando all'interno di una
logica giudaica, dove l'immagine di Dio era una roba molto precisa ed era una roba molto detenuta in mano da tanti. Tra l'altro, anche, questo non bisogna dimenticarlo, perché volenti o nolenti, comunque è ancora alla base di certe situazioni che stanno succedendo oggi tra Israele e Palestina. Ecco. Un'immagine divina, ma legata anche all'identità nazionale. Ricordiamoci che siamo nel periodo post-esilico, dopo la tragedia di Babilonia, quindi quando Israele rientra, col permesso di Ciro, eccetera, rientra nel suo territorio, la prima cosa che farà sarà quella di mettere in atto una pulizia etnica al suo interno ed espellere tutto ciò che non fa parte di Israele. Quindi anche chi paradossalmente si era sposato nel frattempo con una donna non di origine ebraica, israeliana, era obbligato moralmente a lasciarla. Quindi c'è questo processo di identità che comincia, che affonda le sue radici lì e arriva poi dopo la dominazione di Alessandro, prima ancora degli Asmonei, eccetera, e poi fino ai Romani, a diventare veramente forte. Cioè siamo quello che siamo grazie a questo, cioè grazie a questa immagine, tra virgolette, a questo Dio, alla sua legge, eccetera. Per cui... Ma quindi mentre Gesù parla di metanoia o metanoia, lo sta chiedendo a persone che erano convinte di essere dalla parte giusta e di pensarla giusta. Assolutamente. E di dover tenere duro di fronte a qualsiasi cosa rispetto a questo tema. Naturalmente, intendiamoci, anche lì al tempo di Gesù c'era chi comunque trovava il modo di scavalcare la montagnola, perché i sacerdoti e gli esattori delle tasse, eccetera, insomma chi lavorava, gli accordi, i suoi bei accordi con i romani li trovavano, li facevano. Chi ne faceva le spese era il popolo, cioè come il basso popolo, le persone di tutti i giorni, insomma gli uomini della strada. Quindi quando Gesù chiede questo vuol dire ponetevi in maniera radicalmente diversa davanti alla vita, cioè assumete un atteggiamento completamente diverso. Poi uno dice vabbè, grazie Gesù, ma cosa chiedi in fondo? Perché il problema è che io mi volto, metanoia, verso un'altra direzione, ma Gesù non ci dice esattamente. No, a parole no. Il punto è questo, che è proprio bello questa parte qui, perché questo è il Vangelo. Per capire che cosa Gesù effettivamente chiede quando usa questa parola, quando pronuncia dà questo ordine, dice, bene, non ci dice a parole che cosa bisogna fare, ma io vi faccio vedere, cioè io con la mia vita, con il mio stile di vita. Quindi chi vuole effettuare questa conversione, questo cambio radicale, guardi me. Certo, Gesù non lo dice, ma ci offre quell'insegnamento in risposta alla domanda cosa dobbiamo fare allora per mettere in atto questa metanoia. L'unica è guardare allo stile di vita suo. Posso dire che sembra essere più importante il percorso che non la meta. Sì, direi di sì. L'idea del cambiare l'immagine e l'immagine di Dio che si è formata dentro la persona non è tanto quella adesso la nuova immagine te la do io No, e te la fornisco e quindi carta canta e lì sei a posto, ma è il fatto della modalità con cui devi arrivare a capire. Anche perché se fosse vera la prima ipotesi che tu dici, ricadremmo nello stesso errore, cioè a un certo punto fissata un'immagine, quella è e via dicendo. Mentre Gesù propone, direi, uno stile, uso una parola che non era certamente in auge ai tempi di Gesù, ma per capirci, in senso evolutivo. E evolutivo non nel senso di oggettivare le cose, il mio comprendere, di definire dei concetti, cioè di rinchiuderli dentro una griglia, una scatola mia, ma evolutivo in questo senso che è dinamico e quindi vale l'espressione per comprendere che è questa. Non c'è una verità da possedere,
ma siamo tutti posseduti da una verità che si svela a noi nel tempo. Che bello. E quindi è necessario camminare, perché se si sta fermi sulla verità ci sbatti, pigli un colpo e ti senti autorizzato poi a sbatterla sulla testa degli altri. Mentre piuttosto che impegnarci a possedere una verità, è meglio secondo me pensarsi come posseduti da una verità che però, c'è in greco verità si dice aletheia, c'è quell'alfa privativo davanti alla parola che indica un processo, una dinamica di disvelamento progressivo. Quindi non è che prendo tutto un blocco. Secondo me il senso anche della tradizione più vero è questo. Certo. Cioè una tradizione non è una cosa che possiedo una volta per sempre. Posso farti una domanda cattivella? E perché invece all'interno della Chiesa, della nostra Chiesa, quella che amiamo, quella a cui diamo anche la nostra vita, c'è questo tentativo sempre di definire, di inquadrare, di mettere lì per idee chiare e distinte addirittura sull'identità di questo Dio da credere? Voglio dire, non da Nicea in avanti, ma insomma, forse da Nicea in avanti, ecco, anche. Come si tiene insieme tutto? A mio avviso è perché fondamentalmente, per quanto vogliamo fare i gradassi dentro la storia, e ci sentiamo i grandi, gli unici, gli inarrivabili, insomma, siamo fondamentalmente nella vita, siamo fondamentalmente insicuri. Guarda caso l'unica cosa certa della mia vita è che domani muoio. No, non domani, dai, un po' più in per là carità, di anche tra un quarto d'ora, ma cioè l'unica cosa certa paradossalmente è il fatto che morirò. Il resto, tra un quarto d'ora, io non so se fumerò una sigaretta oppure tu sarai preso da un raptus e mi darai una mazzata in testa. Certo. Questa incertezza qui, se è vissuta non come un limite che diventa spazio di condivisione e di comunione, ma come qualche cosa da cui mi devo difendere, fa sì che dobbiamo porre dei pilastri sicuri a cui aggrapparci ed a muoverci da lì. E quindi il fatto di mantenere per forza delle verità dette in un certo modo, quello ci dà un minimo di certezza che qualche cosa almeno è franco, è sicuro. Io vedo questo un po' come lo descrivevo forse una volta in un altro video, come l'edificio di una casa che ha bisogno dei pilastri, però una casa che rischia di essere senza finestre, che non guarda mai fuori, che non si volge, appunto metanoia, che non cambia sguardo, ma dice in casa stiamo bei, tranquilli, queste sono le cose, una volta che sappiamo che questi sono i pilastri, qui siamo al sicuro, non ci muoviamo più. È un po' credo che è successo, quando anche nella storia di Israele, insomma, che poi noi abbiamo mutuato da lì, non c'è niente da fare. Quando si è passati un po' dal Dio della tenda al Dio del Tempio, dove lì si rivendica non tanto chi è Lui, perché tanto è vero che il Tempio è pieno di una presenza che è vuota, perché nel senso che nel Tempio di Israele non c'era nulla, a parte l'arca, ma lo spazio della presenza era lo spazio vuoto tra i due cherubini del coperchio, quindi non è qualcosa di percepibile che posso prendere o comprendere. Quando siamo passati dalla tenda, cioè dal Dio che cammina con il suo popolo, quindi che se è vero che è il popolo che si adatta a Dio, è anche vero che è Dio che si adatta al popolo, cioè che c'è questa dinamica di confronto e dialettica continua per imparare a conoscersi e ad amarsi. Quando si fissa tutto questo dentro la pietra nel Tempio, non è più Dio che cammina col popolo, ma è il popolo che deve andare verso Dio, perché qualcuno ha stabilito che Dio è lì ed è così. E questo qui secondo me ci frega un po'. Anche a noi come Chiesa, dici? Decisamente, quando si fanno delle credenze, dei dogmi, che diventano dei paletti invalicabili, oltre il quale se tu perdi il dogma perdi Dio, riducendo Dio al dogma. A un concetto. È un Dio un po' piccolino così però, Poi lo usiamo chiamare onnipotente, ma di fatto l'abbiamo reso impotente per noi, nel senso al nostro servizio. Qual è il suggerimento che tu dai
perché chi segue il Din Don Café comunque sono tutte persone che hanno voglia di camminare, hanno voglia di esplorare, hanno voglia di capire, hanno voglia di non nutrirsi più semplicemente di un cibo precotto, ma di mettersi davvero in cammino. Qual è il suggerimento che tu dai? Io non sono un maestro, neanche un guru, non sono una persona come voi. L'unica cosa che mi sento di dire, che faccio io per me, questo vi consegno, non è che consegno altre cose, imparare a non aver paura dei dubbi, imparare ad amare anche le domande, il porsi domande e accettare che non sempre siano risposte soddisfacenti, perché noi vorremmo le risposte sempre soddisfacenti che riempiono tutto, eccetera, eccetera. Bisogna imparare davvero, secondo me, a stare dentro la complessità, e la complessità ha tanti e tali aspetti, per cui non si può avere tutto subito, immediatamente, liscio e tranquillo, perché è così. Quindi non stancarsi mai di porsi domande e di andare a cercare risposte, anche quando possono non essere quelle che uno legittimamente o meno si aspetta. Insomma. E che rischio c'è di andare a sbattere? Si sbatte contro chi... No, nel senso che uno dice, poi io tutto un tratto mi sto facendo quest'idea, secondo me è giusta, e invece vado a sbattere. Qual è il rischio? Cioè, il rischio è che sbatti quando ti fermi, paradossalmente. Cioè, quando ti siedi, finito. Su una certezza. Secondo me Gesù anche qui è molto, molto esemplificativo. È un uomo, se ci fate caso, nei Vangeli sempre in cammino, non è mai fermo. E va a cercarsi anche posti che addirittura lo mettono in agitazione, nel senso che è qualcosa che non rientra nella sua cultura, nel suo popolo, quando va in territorio che è fuori di Israele, eccetera, eccetera. Quindi Samaria. Gesù accetta di incontrarsi, confrontarsi e anche scontrarsi con qualche cosa che lo mette anche in crisi. Pensate all'incontro con la donna sirofenicia, di tutt'altra cultura, che gli risponde tra l'altro a tono. Quindi, cioè, noi la leggiamo così, ma di fatto è una risposta. Insomma, questa ha avuto proprio la battuta decisa e pronta nei confronti di Gesù, ed è interessante notare come lì Gesù cambia atteggiamento, quindi è lui il primo che si converte, che mette in atto quel cambiamento che chiede agli altri. Quindi mai aver paura di fermarsi, insomma, diceva Steve Jobs, credo, siate affamati. E i Vangeli non sono da possedere, sono da percorrere, ed è un cammino che continua ogni giorno. C'è sempre un arbusto nuovo, un fiore sconosciuto, una curva che si apre su altro inaspettata, che non fa parte del tracciato che tu avevi fatto, c'è sempre un sasso che a volte ti fa male, ti fa inciampare, ma sono da percorrere, non da possedere. E questo ci mette davvero sulle strade del Maestro, non altro. Grazie Don Luciano. Grazie a voi. Grazie. Grazie per la pazienza. Comunque era dopo pranzo, per cui quel che ho detto mettetelo sotto il bicchiere di vino che ho bevuto. Va bene. Cari amici, noi ci rivediamo al prossimo video e spero di riuscire a inventarci anche qualche collaborazione con Don Luciano, magari a distanza, perché insomma non è che abitiamo proprio tanto vicino, e poi con altri, magari anche con fratelli che vogliono condividere con noi la bellezza di questa metanoia. Ma si dice metanoia o metanoia? Metanoia normalmente. Ecco, sì. No, perché sai metanoia la lasciamo a chi cantava la noia. Ecco, no, perché io col greco non è che ci mastico tanto. No, va bene, poco importa. Per fortuna c'è chi l'ha studiato. Va bene, grazie a tutti e al prossimo video. Ciao.